Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono super contento di avervi qui oggi per parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che, a dirla tutta, mi ha tenuto sveglio parecchie notti. Si tratta di un errore. Un errore che ho fatto e del quale, devo ammetterlo, mi pento amaramente. E questo errore ha a che fare con Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Lo so, magari alcuni di voi stanno pensando, oh no, cosa ha combinato stavolta? E fidatevi, capisco la vostra reazione. Questo è un argomento che ha appassionato e diviso i fan delle soap opera turche per anni. Ma prometto di spiegarvi tutto, dall'inizio alla fine, senza tralasciare nessun dettaglio. Prima di iniziare, però, vorrei chiedervi un piccolo favore. Se vi piacciono i contenuti di questo tipo, se vi interessano le soap opera turche, i gossip e tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo turco, vi invito ad iscrivervi al canale. È facilissimo, basta cliccare sul pulsante rosso qui sotto e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Prometto che ci saranno tante sorprese in arrivo. Ok, adesso che abbiamo sistemato le presentazioni, entriamo nel vivo della questione. Come vi dicevo, ho commesso un errore che riguarda il famoso triangolo, o meglio, il presunto triangolo, tra Burak Özçivit, sua moglie Fariye Evcen e Neslihan Atagul. Per chi non lo sapesse, anni fa, quando Burak e Neslihan hanno recitato insieme nella soap opera Kara Sevda, Endless Love, sono circolate voci insistenti su una presunta rivalità tra Neslihan e Fariye. Alcuni sostenevano che Neslihan e Burak avessero una chimica speciale sul set, una chimica che non era vista di buon occhio da Fariye. Altri, invece, parlavano di una vera e propria guerra fredda tra Neslihan e Fariye, una guerra fatta di sguardi di fuoco e frecciatine velate. Ebbene, io, all'epoca, mi schierai apertamente a favore di Fariye Evcen. Pensavo che Neslihan fosse invidiosa del successo di Fariye, che cercasse di rubarle la scena e, peggio ancora, che volesse insinuarsi nella sua relazione con Burak. Ero convinto che Fariye fosse la vittima innocente di questa situazione e che Neslihan fosse la cattiva della storia. Ho scritto articoli, ho fatto commenti sui social media, ho persino registrato un video in cui criticavo aspramente Neslihan Atagul. Ero talmente convinto della mia posizione che non ho mai cercato di approfondire la questione, di ascoltare l'altra campana. Ero accecato dalla mia convinzione che Fariye fosse nel giusto e Neslihan nel torto. E qui sta il mio errore, il mio grandissimo errore. Per capire appieno la portata di questo errore, dobbiamo fare un passo indietro e analizzare il contesto in cui tutto questo è avvenuto. Kara Sevda è stata una soap opera di successo planetario. Ha catapultato Burak Özçivit e Neslihan Atagul nell'Olimpo delle star turche, rendendoli idoli incontrastati per milioni di persone in tutto il mondo. La loro chimica sullo schermo era innegabile, intensa, quasi palpabile. E questo, inevitabilmente, ha alimentato le fantasie dei fan più romantici, che sognavano di vederli insieme anche nella vita reale. Ma la realtà, come spesso accade, era ben diversa. Burak era fidanzato con Fariye Evcen, un'altra attrice molto amata in Turchia. La loro relazione era sotto i riflettori da tempo e il loro matrimonio era uno degli eventi più attesi nel mondo dello spettacolo turco. Immaginate quindi la situazione. Da un lato, una coppia consolidata, amata dal pubblico e pronta al grande passo. Dall'altro, due attori con una chimica esplosiva sul set, che alimentavano i sogni dei fan ma che, nella vita reale, erano solo colleghi. In un contesto del genere, era inevitabile che le voci e i pettegolezzi iniziassero a circolare. Ogni sguardo, ogni sorriso, ogni gesto veniva interpretato e amplificato dai media e dai social media. I fan si dividevano in fazioni, pronti a difendere i propri idoli a spada tratta. E io, ingenuamente, mi sono lasciato trascinare in questa spirale di odio e di sospetto. Non mi sono limitato a credere ai pettegolezzi, ma li ho amplificati, li ho alimentati con i miei commenti e i miei articoli. Ho dipinto Neslihan come una manipolatrice, una donna ambiziosa pronta a tutto pur di ottenere successo. Ho insinuato che fosse invidiosa di Fariye, che cercasse di metterla in cattiva luce e che volesse addirittura rubarle il fidanzato. Ero talmente convinto della mia versione dei fatti che non ho mai cercato di verificare se fosse vera. Non ho mai cercato di mettermi nei panni di Neslihan, di capire cosa provasse ad essere costantemente sotto i riflettori, ad essere accusata ingiustamente di cose che non aveva fatto. Ero accecato dalla mia ammirazione per Fariye e dalla mia convinzione che Neslihan fosse una minaccia per la sua felicità.
Col senno di poi, mi rendo conto di quanto fossi ingenuo e superficiale. Mi rendo conto di quanto sia facile farsi condizionare dai pettegolezzi e dalle apparenze. Mi rendo conto di quanto sia importante essere obiettivi e imparziali, soprattutto quando si parla di persone che non si conoscono personalmente. Perché, col passare del tempo, ho iniziato a vedere le cose in modo diverso. Ho iniziato a informarmi meglio, a leggere interviste, a guardare video e a raccogliere testimonianze. E più mi informavo, più mi rendevo conto di quanto mi fossi sbagliato. Ho scoperto che Neslihan Atagul è una persona estremamente professionale, una grandissima attrice che si dedica anima e corpo al suo lavoro. Ho visto le sue interviste, ho ascoltato le sue parole e ho capito che è una donna con una grande sensibilità e un grande rispetto per gli altri. Ho scoperto che è una donna intelligente, sensibile e con un grande senso dell'umorismo. Lontana dall'immagine della calcolatrice e ambiziosa che mi ero costruito. Ho visto le sue interpretazioni, ho ammirato il suo talento e ho capito che è una delle attrici più talentuose della sua generazione. Ho scoperto che, contrariamente a quanto pensassi, non ha mai cercato di rubare la scena a nessuno, né di insinuarsi nella relazione tra Burak e Farie. Anzi, ho scoperto che Neslihan è sempre stata molto rispettosa nei confronti di Farie, che l'ha sempre ammirata e stimata come attrice e come persona. Ho letto interviste in cui parlava di Farie con ammirazione e rispetto. Ho visto foto in cui le due attrici erano insieme, sorridenti e complici. Ho capito che le voci sulla presunta rivalità tra le due erano per lo più frutto di speculazioni e pettegolezzi infondati. E ho capito che io, con le mie critiche, con i miei giudizi affrettati e superficiali, ho contribuito ad alimentare questo clima di odio e di sospetto. Ho contribuito a creare un'immagine distorta di Neslihan Atagul, un'immagine che non corrisponde alla realtà. Mi sono reso conto di aver giudicato Neslihan senza conoscerla veramente, di averla condannata senza darle la possibilità di difendersi. Mi sono reso conto di averle fatto un torto enorme. Un torto che mi pesa sulla coscienza e che mi fa vergognare di me stesso. Ed è per questo che oggi sono qui, davanti a voi, per ammettere il mio errore e per chiedere pubblicamente scusa a Neslihan Atagul. So che non sarà facile ottenere il suo perdono, ma sento di doverlo fare per onestà intellettuale e per rispetto nei suoi confronti. Neslihan, se stai guardando questo video, sappi che mi dispiace profondamente per tutto quello che ho detto e scritto su di te. Mi dispiace per averti giudicata male, per averti offesa e per averti fatto soffrire. Mi dispiace per aver contribuito a diffondere voci false e infondate sul tuo conto. Spero che tu possa perdonarmi. So che non sarà facile, ma spero che tu possa capire che mi sono reso conto del mio errore e che sono sinceramente pentito. Spero che tu possa vedere che sono una persona diversa da quella che ero all'epoca, una persona che ha imparato dai propri errori e che si impegna a essere più giusta e più comprensiva. Questo episodio mi ha insegnato una lezione importante. Mi ha insegnato a non giudicare le persone dalle apparenze, a non credere a tutto quello che leggo sui giornali e sui social media, a non farmi influenzare dai pettegolezzi e dalle speculazioni. Mi ha insegnato a informarmi meglio, ad ascoltare tutte le campane e a non avere fretta di esprimere giudizi. Mi ha insegnato che le parole possono ferire, anche quando non sono dette con cattiveria. Mi ha insegnato che è importante essere responsabili delle proprie azioni e delle proprie parole. Mi ha insegnato che il potere dei media, anche dei piccoli canali come il mio, può avere un impatto enorme sulla vita delle persone. E mi ha insegnato che chiedere scusa è un segno di forza, non di debolezza. Che ammettere i propri errori è un atto di coraggio che può fare la differenza nel mondo. Che chiedere perdono è un modo per riparare ai danni che si sono causati e per costruire un futuro migliore. Spero che questa mia esperienza possa servire da esempio a tutti voi. Spero che possiate imparare dai miei errori e che possiate evitare di commettere gli stessi sbagli. Spero che possiate riflettere sull'importanza di essere responsabili e consapevoli delle proprie azioni e delle proprie parole. Ricordatevi sempre di essere gentili, rispettosi e comprensivi nei confronti degli altri. Ricordatevi sempre che dietro ogni persona c'è una storia che merita di essere ascoltata e rispettata. Ricordatevi che le apparenze spesso ingannano e che è importante andare oltre i pregiudizi e le superficialità. E ricordatevi sempre che chiedere scusa è un atto di coraggio che può fare la differenza. Un atto che può guarire le ferite, ricostruire i rapporti e rendere il mondo un posto migliore. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere. So che è stato un po' diverso dal solito, ma sentivo il bisogno di condividere con voi questa mia esperienza e di ammettere il mio errore.
Un errore che mi ha fatto crescere come persona e che mi ha reso più consapevole del mio ruolo come creatore di contenuti. In sintesi, ho capito di aver sbagliato a giudicare Nesli Anatagul sulla base di pettegolezzi e speculazioni. Mi sono reso conto di aver contribuito a diffondere un'immagine distorta di lei e mi pento amaramente di questo. Ho imparato una lezione importante sull'importanza di informarsi, di ascoltare tutte le campane e di essere responsabili delle proprie parole. E ho chiesto pubblicamente scusa a Nesli Anatagul per il torto che le ho fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere. Spero che possiate trarre ispirazione dalla mia storia e che possiate impegnarvi a essere persone migliori. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia stato utile e interessante. Significa molto per me che abbiate dedicato del tempo per ascoltare la mia storia. Se avete delle opinioni sull'argomento, se volete condividere le vostre esperienze o semplicemente commentare, non esitate a lasciare un commento qui sotto. Sono sempre curioso di sapere cosa ne pensate e di leggere i vostri commenti. Mi piace interagire con voi e creare una community basata sul rispetto e sulla comprensione reciproca. E adesso, l'ultima cosa che vi chiedo è di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordatevi di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Continuerò a creare contenuti di qualità che vi facciano riflettere, emozionare e divertire. Grazie ancora per il vostro supporto e alla prossima. Ciao!